batte lungo le ali, lancio profondo, ancora il duello aereo con Carlos Augusto, fischietto in bocca per Doveri, finisce qui! L'Inter passa a Genoa 1, Inter 2 e l'Inter si prende la vetta della classifica solitaria, una vittoria di prestigio, di forza, da grande squadra della nostra Inter, con Bissek che la indirizza subito e poi Lautaro Martinez. Un primo tempo da grande squadra, un secondo dove manca l'affondo per il 3-0 che avrebbe chiuso la partita. Vitigna ci fa preoccupare, sembra che il Genoa possa riaprirla ed è la prima sconfitta per De Rossi sulla panchina del Genoa in campionato, un De Rossi che ha ridato un nuovo spirito a questo Genoa che stava facendo molto bene. L'Inter oggi tira fuori una prestazione importante dopo le fatiche di Coppa, che per il Napoli sono state una giustificazione oggi dopo la sconfitta contro l'Udinese, in un turno che abbiamo visto nascondere tante insidie. L'Inter si porta a casa una vittoria importantissima che vale di nuovo la vetta della classifica solitaria. Simo. Guarda, chiaramente per come si era messa ci aspettavamo un finale un po' più tranquillo, però per come è andata la giornata oggi andava bene qualsiasi tipo di vittoria. Nel pre-partita dicevamo questa è la classica partita che rischia di diventare più una partita di calci che non di calcio, una partita sporca dove devi andare a rovistare nella spazzatura, dicevo, e sporcarti le mani. L'Inter nel primo tempo era stata bravissima a renderla invece una partita più pulita, più lineare, grazie alla sua qualità che l'ha portata ad andare nel doppio vantaggio. Poi c'è da rivedere il motivo per cui prendi quel gol, che è abbastanza assurdo secondo me, che peraltro arriva dopo una ventina di minuti di una ripresa dove l'Inter era entrata in campo più per gestire e in realtà ce la stava anche facendo, perché onestamente stava anche tenendo la partita sui ritmi giusti senza rischiare troppo. Invece prendi un'infilata, come spesso succede, prendi gol e lì comincia una partita diversa, dove però devo dire l'Inter nonostante tutto è rimasta concentrata, perché lì quando stacchi la spina anche della fase offensiva eccetera c'è il rischio che prendi un gol e poi gli altri ti sovrastano perché sono già mentalmente pronti. Invece l'Inter, devo dire, si è rimessa sotto difensivamente, hanno fatto poi bene, hanno tenuto bene tutti, anche quelli in campo dal primo minuto, e portiamo a casa, come dicevi, 3 punti d'oro in una giornata in cui appunto le altre hanno frenato tutte. Il primo tempo soprattutto per me è stato un approccio da grande squadra, sì, su un campo non semplice dove l'Inter non vinceva dall'ottobre del 2020, dove erano arrivati dei pareggi pesantissimi, quindi anche a livello simbolico, chi lo sa, adesso non voglio spingermi troppo avanti, però l'anno scorso abbiamo parlato tanto di come quel pareggio con quell'errore nel finale, con quel rigore, con quelle proteste, poi avesse inciso tanto sul nostro campionato. Questa volta invece l'Inter passa con una vittoria, ripeto, dopo le discussioni che c'erano state ieri avevamo sentito un Chivu particolarmente cattivo in conferenza stampa e la partita, il primo tempo dell'Inter mi aveva dato l'impressione di una trasposizione in campo dell'atteggiamento che voleva Cristian Chivu e di cui aveva tanto parlato, quindi molto soddisfatto. L'Inter poi va vicinissima anche al 3-0 a inizio ripresa, con Lautaro Martinez per me oggi migliore in campo per la prestazione che fa Lautaro Martinez, veramente a 360 gradi oltre al gol. Ha avuto anche un paio di occasioni, una sul rimpallo che poteva chiudere la partita, non l'ha chiusa. Voglio rivedere poi la partita più a freddo, perché adesso la stiamo commentando proprio a 3 secondi alla fine della partita, per capire anche la gestione dei cambi, perché avevo l'impressione che l'Inter stesse un pochino calando e dopo la Champions League, comunque dove hai speso tanto, i primi cambi al 75esimo, ecco, non so se ci sarà poi, se Chivu ci spiegherà meglio anche questa scelta, questo tipo di gestione delle risorse, però pensavo che l'Inter potesse cambiare qualcosa prima per avere più forze fresche contro un Genoa che aveva già aggiunto un Ekuban un pochino più vivace e proprio da lì tra l'altro arriva un po' il gol. Con un Inter, ecco, il tema del gol subito, Simo, secondo me non dovrebbe essere il tema centrale perché è un Inter che praticamente domina comunque questa partita. Va lì a giocarsela con il suo atteggiamento, con un'aggressione alta, per certi versi anche estrema, una cosa che si era vista anche contro il Liverpool del terzo centrocampista che si alza insieme agli attaccanti ad aggredire la loro difesa che cerca di gestire il pallone, quindi un atteggiamento a livello di pressione estremo che porta la difesa ad alzarsi e l'Inter comunque per larghi tratti ha viaggiato col più del 70% di possesso palla e alla fine l'Inter concede al Genoa
fino al 70esimo 2 tiri solamente, di cui uno purtroppo è quello del gol. Il gol arriva su un'azione in cui l'Inter era molto alta con la difesa ancora una volta. Akanji era già ammonito, se non vado errato, e quindi forse anche per quello non va a commettere fallo e sta un po' attento in quella situazione lì. Sommer forse non esce benissimo, ma l'errore secondo me lì è più della difesa, e Chivu ieri però aveva parlato proprio di questo. Lui non vuole scendere a patti con la sua filosofia, con la sua identità, quindi si gioca in quel modo lì, anche sul 2-0 l'Inter gioca in quel modo lì. Forse questo è il rovescio della medaglia, ha detto che poi l'Inter chiude con un 5-4-1 che sostanzialmente porta il risultato a casa. Che ne pensi dell'atteggiamento dell'Inter e di queste scelte? No, ripartendo dalla fine mi fa sorridere perché giustamente, come dicevi, l'Inter segue le direttive di Chivu e nel prepartita io però dicevo appunto il contrario, cioè nel senso va bene fare questo, però ci sono certi momenti in cui devi essere un po' più pragmatico e serve anche sporcarsi un pochino in maniera diversa. Detto che poi appunto alla fine l'abbiamo fatto, quindi sono ugualmente contento perché comunque probabilmente serviva anche quest'ultima parte di gara, gli ultimi 10-15 minuti compatti dietro. Però quel gol lì mi ha ricordato, come dicevo anche in diretta, mi ha ricordato sinistramente certi gol che prendevamo la scorsa stagione, quando anche in doppio vantaggio ti trovavi per un motivo abbastanza incomprensibile, in parità numerica, quasi in ripartenza, e concedevi all'avversario un gol che invece era tranquillamente evitabile. Anche io devo rivederlo bene perché anche partendo da più indietro dall'azione mi piacerebbe studiarla un pochino meglio, lo faremo nelle prossime ore, però la sensazione che ho avuto nell'immediato è quella. Detto questo, comunque, ecco, prendendoci il buono, come dicevo, comunque nella fase finale l'Inter dimostra anche di saper soffrire, dimostra di saper giocare con il cronometro, Chivu mette in campo anche una squadra bella compatta dietro, devo dire che al di là dell'imprecisione sul gol, comunque i difensori nella fase finale mi sono piaciuti tutto sommato tutti, cioè Akanji, Bissek, Bastoni, lo stesso De Vrij per come è entrato, Carlos Augusto, e questo è importante perché l'Inter spesso diciamo che è un po' leggera dietro, magari non sa soffrire, oggi invece gli ultimi 10 minuti siamo stati in trincea e chiunque venisse chiamato in causa col colpo di testa, con la spazzata, si è fatto trovare pronto, e questa è una cosa molto positiva, molto importante. Bissek tra i migliori, ci scrive Enrico, ci sta. Il Sì. gol è stato tra l'altro il giocatore che ha provato di più il tiro in alcune occasioni, e trova un gol molto importante che sblocca la partita. E mi è piaciuto Zielinski in diverse cose, ha perso 2 palloni sanguinosissimi, su uno per fortuna aveva subito un fallo, quindi non è sviluppata un'azione pericolosa, ma ha fatto delle giocate, mi è piaciuto veramente tanto lì in mezzo come qualità che ha aggiunto alla manovra. E vediamo poi dalla chat. Poi è un'altra cosa che volevo segnalarvi su questa partita. Ringrazio il nostro De Pica Pica che ci dice: risultato stretto ma non subiamo alla fine. Grazie di cuore al nostro mitico De Pica Pica che ci supporta sempre. E Carmela, primi, un finale di partita tranquillo? No, scrive la nostra Carmela. Grazie, Carmela. Però era proprio quello che volevo dire. Mentre vi condivido la classifica che dopo questo turno vede l'Inter in vetta a 33, il Milan secondo a 32 e il Napoli terzo a 31, con la Roma che domani affronterà il Como ed eventualmente potrebbe salire a 30. Ci sarebbero quindi 4 squadre in 4 punti, ma con l'Inter finalmente e per la prima volta in testa solitaria. Comunque in questo momento dopo 15 giornate l'Inter sarebbe in testa solitaria. Mi viene da dire, Simo, cioè, quante partite ha fatto comunque l'Inter? Qualcuno citava sopra anche l'Inter del triplete, di partite in cui comunque chiudevi, che dovevi andare un po' in trincea. Ecco, secondo me, visto che stiamo parlando tanto della testa delle squadre e di questa Inter soprattutto, dover fare un finale di partita così in trincea che riesci a portare a casa magari può essere utile. Cioè, voglio prendere anche questa chiave di lettura qua. Potrebbe essere molto utile aver chiuso con questa sofferenza che ti alza un po' i battiti, che ti fa stare sull'attenti fino all'ultimo e poi la porta a casa, anziché subire di nuovo lo scossone finale come è successo in altri momenti. Quindi le stagioni, i successi, i trionfi passano anche da partite così, dove io francamente dopo la Champions League a Genova pensavo di soffrire molto di più, detto proprio, pensavo una partita molto più sporca. Esatto, anche io la immaginavo così. È verissimo, cioè
Allora, mi fa ridere perché poi se la stessa identica partita fosse finita 2-2 per un scivolone nel finale, anche non un errore concettuale, ma uno scivolone, una deviazione, avremmo detto tutt'altra cosa. E questo nel calcio purtroppo sappiamo che funziona anche così. Però sì, anche io sono da sempre convinto che queste partite non solo servano, ma inevitabilmente arrivino. Tutte le squadre, anche quelle più propositive, vivranno dei momenti di una stagione in cui certe gare le devi vincere così. La differenza la fa quella squadra che riesce a farlo, e quella che invece non riesce, che si trova in questi casi e si fa recuperare, purtroppo l'Inter più volte lo ha fatto in passato, è quella che poi non ottiene certi risultati. Quindi è importantissimo, e anche il fatto, ecco, di saper soffrire. Tu prima citavi l'Inter del triplete, ma possiamo citare anche l'Inter di Conte, banalmente, che ne ha vinte tantissime a sua volta di partite così nell'anno dello scudetto. Sono cose che ti fanno migliorare, e secondo me è una delle piccole cose che manca a questa Inter, il fatto di trovare continuità nel saper soffrire ma resistere in questo tipo di partite. Arriviamo da una partita con l'Atletico dove pigli il gol all'ultimo, da una con Liverpool in altro modo, però prendi il gol all'ultimo. Oggi potevi prenderlo in teoria e non l'hai preso, e non hai nemmeno rischiato di prenderlo, poi diciamoci la verità. Esatto. Infatti, mentre ringrazio Mr. Miles che dice meglio vincere soffrendo che rubare, cioè forse la sofferenza in realtà è stata più, diciamo, legata ai traumi che ci portiamo dietro, al fatto che il Genoa ha grande carattere, De Rossi li butta tutti in avanti, lanciano i fumogeni, quindi la partita si sporca e lì temevi quindi una mischia delle cose. Arriviamo da partite dove abbiamo buttato via punti nei finali, anche a Genova negli ultimi anni, e allora sei un po', diciamo, traumatizzato dal passato, ma in realtà l'Inter non ha sofferto granché. Sul gol subito, secondo me, è ancora una volta la coperta che da un lato tira, nel senso, tu sai già che se vuoi fare quel tipo di gioco lì, qualcosa dovrai concedere dietro. Per me quella con Bissek, Akanji, Bastoni può essere la difesa dell'Inter di quest'anno e del prossimo futuro. Deve ancora amalgamarsi, perché stiamo cambiando diverse cose, si sta cambiando il centrocampo dove comunque ti manca un Çalhanoğlu che fa la differenza anche anzi soprattutto forse dal punto di vista difensivo, nonostante Zielinski, ripeto, per me abbia fatto bene. Quindi inevitabile che ti esponi a dei rischi di questo tipo. Certo che sta capitando spesso, lo diciamo, questo tipo di situazioni qua ti portano a concedere delle occasioni con un alto tasso di pericolo per la nostra difesa, ed è un tema su cui bisognerà lavorare. Però oggi è una partita da archiviare con 3 punti di quelli che pesano tanto in questa classifica, soprattutto perché dal punto di vista della testa hai risposto subito in un weekend in cui dovevi andarti a prendere i 3 punti. Ora la Supercoppa italiana, che ci porterà questo asterisco in classifica, e poi torneremo con la gara in trasferta contro l'Atalanta e a inizio gennaio il Bologna. Ecco, entriamo in una fase molto pesante del nostro calendario, quindi prendersi questi 3 punti è veramente molto molto importante. Con Mr. Miles, che ringraziamo per questa super chat. Simo, lascio a te se volevi aggiungere qualcosa infine, oppure chiudiamo qui. Sì, un flash sul centrocampo, perché è arrivato a un certo punto il momento in cui mi è passato per la testa di dire dobbiamo mettere qualche forza fresca a centrocampo, e sarebbe perfetto avere Çalhanoğlu, perché purtroppo è quel tipo di giocatore che in queste gare ti fa la differenza. Però secondo me oggi va fatto un super applauso a Zielinski, perché ha fatto una partita in fase offensiva, beh, lo sappiamo, ormai non scopriamo niente, però è stato bravissimo a reggere anche nei vari momenti in cui la partita è cambiata, soprattutto nel momento in cui l'Inter si è messo in trincea e ha dovuto difendere. Sappiamo che in passato, soprattutto giocando mediano, lui aveva avuto dei momenti con degli errori anche proprio concettuali. Secondo me oggi invece ha fatto una partita di grande impegno, di grande concentrazione, e gli va fatto un applauso, perché non era facile. Non era facile, peraltro ha preso anche 2 o 3 colpi duri, è rimasto in campo, non penso che stesse benissimo fino alla fine, con la caviglia un po' malandata, quindi lui, come anche altri che abbiamo citato, ma si merita secondo me un bel applauso. D'accordissimo, anche se mi sono segnato un momento del primo tempo in cui ha perso un pallone che, se lo perde Ciala, viene massacrato 6 giorni, quindi e lì ha rischiato tanto. No, giusto per dire che fa parte di quel ruolo lì, ma poi l'apertura che fa col destro per Luis Enrique mi aveva fatto volare veramente, perché sono le giocate che ti aspetti da un giocatore come lui, che io comunque spero sempre di rivedere mezzala, perché lo puoi liberare di più al tiro, lo puoi liberare di più nell'ultimo passaggio, e l'Inter ha bisogno di giocatori come Zielinski
davanti, più vicini alla porta, più vicini alla rifinitura. Godiamoci Anche questa perché bella vittoria. anche perché le mezzali non tirano, scusa, Esatto, cioè, come diceva anche una Barella non tira, Miki quando tira non peglia mai la porta, quindi almeno Zielinski. deve pensarci Bissek a tirare come abbiamo visto. Detto che per me è migliore in campo Lautaro Martinez, che ha fatto una prestazione veramente molto molto grossa, molto gonfia. Fateci sapere la vostra nei commenti, iscrizione al canale, mi raccomando, vi aspettiamo nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club. Simo!